Un caro saluto a tutti e benvenuti nel mio canale. Io mi chiamo Pier Giovanni Salimbeni e sono un giornalista indipendente e un tester nel settore degli strumenti ottici dal 1997. Dopo la videorecensione dello Swarovski SLC 15x56, molti di voi mi hanno chiesto di testare anche la versione 8x56, un classico tra i binocoli da osservazione crepuscolare. Ricordo che già anni fa, mi pare nel 2014, avevo realizzato un confronto tra questo binocolo e altri top di gamma e oggi torno a parlarvene grazie alla collaborazione di Marco Luchini del noto negozio di Domodossola, che mi ha gentilmente fornito un esemplare in visione. Il prezzo attuale è di 2.490 euro e come sempre vi racconterò non solo le caratteristiche tecniche ma anche le mie impressioni pratiche dopo numerose prove sul campo, sia nell'ambito naturalistico sia nell'ambito astronomico, crepuscolare e anche oltre. Quindi ragazzi, sedetevi comodi, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella e noi ci vediamo subito dopo la breve sigla. A tra poco. A livello estetico l'SLC 8x56 è un classico binocolo con prismi a tetto, dotato di un grande ponte centrale e di una cerniera molto robusta. L'armatura di gomma verde è porosa e garantisce un eccellente grip e nella parte inferiore dello scafo trovano posto due comodi incavi per i pollici. L'ergonomia è eccellente e a differenza del 15x56 questo modello si utilizza comodamente anche a mano libera. Il bilanciamento è leggermente spostato, come abbastanza ovvio, verso gli obiettivi, ma la presa comunque resta molto salda. La manopola di messa a fuoco invece è ampia, precisa, facilmente raggiungibile con il dito indice e integra la regolazione diottrica di +/-4. Sul corpo centrale, poi nella parte laterale sotto gli oculari, troviamo le asole per la tracolla in neoprene e non manca quindi la possibilità di montarlo anche su treppiede, un'opzione eventualmente utile per le lunghe sessioni di osservazione o per il digiscoping. Durante le mie prove infatti l'ho montato su treppiedi sia in carbonio sia in legno e ho notato un ottimo contenimento delle vibrazioni senza dover spendere cifre assurde per acquistare treppiedi molto robusti. Dal punto di vista della sua robustezza l'SLC 8x56 è costruito per durare, è impermeabile fino a 4 metri, riempito in azoto e può funzionare tra i -25 e +55 gradi. Ho stimato con la mia bilancia un peso di circa 1,2 kg, quindi perfettamente in linea con quanto dichiarato da Swarovski. La messa a fuoco minima è di 3,8 metri e per passare all'infinito basta poco più di un giro completo della manopola. Un binocolo grande quindi, ma anche sorprendentemente maneggevole per la sua categoria. Passiamo adesso ragazzi alla parte più interessante, ossia l'ottica. Non conosco la composizione precisa dei vetri utilizzati da Swarovski per questo SLC 8x56, ma posso dirvi con certezza che sull'asse ottico il comportamento è davvero apocromatico. Il cromatismo residuo infatti è quasi assente e le immagini sono semplicemente stupende, quindi nitide, contrastate, con colori naturali e molto brillanti. Durante le osservazioni al mattino o al crepuscolo si ha veramente la sensazione che qualcuno abbia acceso un proiettore sulla scena. Se riuscite a gestire dimensioni e peso, questo è uno degli 8x56 migliori oggi presenti sul mercato. Gli oculari poi sono un altro punto di forza, sono molto comodi, con un diametro di circa 43 mm e un'ampia lente di campo da ben 28 mm. Il comfort visivo è ottimo
ottimo, anche per chi porta gli occhiali oppure ha una distanza interpupillare un po' stretta. Grazie ai paraluce rotabili a scatto con varie posizioni intermedie ben definite potrete regolarlo in base alle vostre esigenze. Il campo visivo è di 133 metri a 1000 metri, quindi un vero grandangolare da 7,6 gradi, un valore che lo distingue nettamente da molti concorrenti più economici. Per quanto riguarda i prismi, l'SLC 8x56 utilizza i pregiati AB Koenig. Questa è una scelta costosa ma molto efficace rispetto ai più compatti Schmidt Passion. Gli AB Koenig garantiscono una trasmissione luminosa superiore e un'immagine più pulita grazie alla riflessione interna totale. La pupilla di uscita invece da 7 mm è perfettamente circolare e priva di vignettature. È veramente un piacere guardare attraverso un binocolo con una pupilla così ampia, anche se poi non tutti riusciranno a sfruttarla completamente. Offre comunque una visione rilassata e stabile, con la possibilità di muoversi liberamente nell'immagine. Infatti io direi che sarebbe meglio provarlo piuttosto che descriverlo. Swarovski come sempre applica trattamenti antiriflesso multistrato su tutte le superfici ottiche, raggiungendo una trasmissione luminosa dichiarata del 93%, un valore tra i più alti in assoluto sul mercato. Il fattore crepuscolare di questo binocolo è di 21,2, numeri che si traducono in prestazioni eccezionali nelle ore più buie. Per quanto riguarda le aberrazioni, l'SLC 8x56 si comporta come un binocolo al top della gamma, nessun cromatismo visibile al centro del campo, si può percepire soltanto qualcosa ed è molto soggettivo soltanto nelle pessime condizioni di illuminazione, soprattutto inquadrando soggetti molto contrastati, ma per il resto lo definirei un apocromatico visuale. Il cromatismo laterale è anch'esso ben contenuto, si nota soltanto su soggetti estremamente contrastati a partire da circa 50-60% dal centro del campo, ma durante le osservazioni normali è praticamente invisibile. La curvatura di campo è leggermente percepibile verso l'85% dal centro al bordo, come è normale per un binocolo che dovrebbe essere privo di spianatore e di oculari asferici, ma devo dirvi che di giorno l'occhio comunque compensa abbastanza facilmente. La distorsione angolare, seppur io non sia molto sensibile all'effetto palla rotolante, mi è parsa ben studiata. I movimenti nel panning, quindi sinistra-destra, destra-sinistra, sono fluidi e naturali, senza alcun effetto palla rotolante. Osservando i campi stellari non si può parlare di un campo perfettamente piatto, come ad esempio avviene osservando nei modelli EL o NL Pure, ma le stelle restano molto puntiformi fino quasi al bordo e solo le più luminose iniziano a mostrare magari un lievissimo astigmatismo, un po' di coma. In sostanza è un comportamento eccellente per un binocolo di questa categoria. Nel test inoltre che compio con la carta di mira, l'SLC ha risolto perfettamente le righe verticali e orizzontali di molti altri binocoli del medesimo formato al top della gamma. Devo dire che nello Swarovski ho visualizzato un micro contrasto molto elevato. Il cromatismo residuo è minimo al centro e cresce gradualmente ai bordi ma senza diventare invasivo. È senza dubbio uno dei binocoli più contrastati e definiti che io abbia provato nella mia carriera di tester. Ottimo anche il comportamento in controluce di notte in proporzione al suo formato. Osservando ad esempio l'avifauna con il sole frontale o la luna quasi piena, il binocolo ha mostrato un eccellente contenimento della luce. Pochissimi flare, zero ghosting, direi decisamente non invasivi, segno questo di un progetto ottico curato nei minimi dettagli. Passando alle impressioni pratiche nel birdwatching, vi posso dire che questo 8x56 conferma la regola del diametro prima di tutto. Infatti quando la luce cala, la differenza rispetto a un 8x42 diventa decisamente evidente.
Le ombre emergono con una chiarezza ottimale, è un po' come passare, scusatemi il paragone fotografico, da un file JPEG a un RAW con le ombre recuperate. La grande pupilla di uscita, la 7 mm, inoltre fornisce una visione molto rilassata e immediata. Tuttavia ricordate anche che l'efficacia dipende dalla vostra dilatazione pupillare. Se ad esempio i vostri occhi si dilateranno solo a 5 mm, il binocolo si comporterà come un 8x40. Se come oggi è di molto inferiore, potrebbe fornire la resa di un binocolo compatto, ma è nelle condizioni crepuscolari, quando serve davvero, l'SLC vi regalerà dettagli e profondità che pochi altri strumenti sanno offrire. Nel paesaggio, come oggi qui sul Monte Sette Termini, i formati 7x42 e 8x56 non sono noti per i campi di vista amplissimi, meglio un 8x32. Tuttavia lo Swarovski SLC 8x56 fornisce un campo apparente di 60 gradi, quindi la visione appare ampia e naturale, senza l'effetto che definisco buco della serratura, e la resa cromatica è impeccabile, colori fedeli, contrasto deciso e anche un'ottima brillantezza. Anche le dimensioni, seppur importanti, aiutano in realtà nella stabilità, e proprio quando utilizzate una reflex con un teleobiettivo pesante, piuttosto che sfruttare con precarietà una ultra compatta dotata di un ultra zoom. Comunque il crepuscolo è il vero regno di questo binocolo. Tra poco vi farò vedere proprio una clip ottenuta sul campo. Nelle ore tra il giorno e la notte, quando occhio nudo inizio a percepire solo sagome grigiastre, l'SLC 8x56 accende proprio la scena, mostrando dettagli e colori con nitidezza e profondità straordinarie. Un osservatore con una vista normale può sfruttarlo quasi completamente, secondo me, anche se non è più giovanissimo. Forse in quel caso meglio il 10x56. L'unico limite nel mondo outdoor, se vogliamo, è l'ingombro, che magari dopo lunghe camminate si potrebbe far sentire il peso, quindi potrebbe essere comprensibile che alcuni preferiscono formati più leggeri, come ad esempio il classico Abict 7x42. Inoltre, pur non essendo nato per l'astronomia, questo binocolo può regalare momenti notevoli sotto il cielo stellato. Le stelle sono puntiformi al centro e tantissime stelle deboli diventano visibili. Ad esempio, durante una delle mie osservazioni sono riuscito a distinguere con facilità alcune galassie con un contrasto superiore al classico un po' vecchiotto Vixen Ultima 9x63 con prismi di porro, che utilizzo spesso come riferimento con i crepuscolari. Insomma, non è un binocolo che fornisce le prestazioni da telescopio, ma sa sorprendere anche nell'ambito astronomico. Oggi ragazzi fa freddissimo, è il 4 di novembre, mattina presto, e sono venuto come al solito presso l'hotspot di Germignaga per recensire sul campo lo Swarovski 8x56 SLC. Vi devo confermare che anche di giorno, un po' quello che vi avevo comunque confermato nei test passati di binocoli di questo formato, la qualità è elevatissima. Non si sfrutta ovviamente tutta la pupilla d'uscita, ma l'immagine è nitida, contrastata, con colori brillantissimi, cromatismo praticamente irrilevante e ininfluente al centro del campo, con soltanto qualche percezione di cromatismo laterale, ma proprio verso l'estremo bordo. Di giorno poi si ha questa impressione di campo ben corretto anche al bordo. È veramente uno dei migliori 8x56 che io abbia mai provato. Senz'altro per il birdwatching potrebbe essere consigliabile un formato minore, però se siete soliti utilizzarlo anche al crepuscolo, oppure per guardare nelle zone in ombra, ad esempio, un 8x56 è veramente uno strumento molto poliedrico, a patto di voler accettare l'ingombro e il peso. Allora ragazzi, stasera situazione molto difficile, perché i caprioli non sono nella parte visibile nel prato molto luminosa, ma sono praticamente infrattati dietro alla vegetazione. A occhio nudo si distingue una sagoma molto scura. Adesso sono le 5:31, cioè le 17:31, mentre con lo Swarovski comunque sono in grado di vederli
e vedo ancora chiaramente i colori particolari del posteriore e comunque la morfologia dell'animale. Adesso provo ad accostare l'iPhone all'oculare per farveli vedere. L'immagine è molto più luminosa a occhio nudo che con il binocolo e l'iPhone, perché comunque il sensore dell'iPhone è piccolo e non riesce a gestire la scena. Provo un po' a ingrandire e oltretutto è vero che sta facendo fatica a mettere a fuoco. È incredibile come non si vede più praticamente a occhio nudo. Ormai è sotto la vegetazione scuro e nello Swarovski SLC 8x56 si vede ancora. È un pozzo di luce, ragazzi. Wow. Incredibile. Incredibile. Allora, diciamo che adesso a quest'ora 6-10 ormai inizio a preferire il visore termico, però vi posso dire che lo Swarovski molti minuti ben dopo il tramonto, che adesso è alle 5, è ancora perfettamente sfruttabile. È arrivata la foschia, ma vedo ancora chiaramente i caprioli, chiaramente. E vedo ancora colori. Sono un po' più sbiaditi, ma vedo ancora colori. La zona è quella là, praticamente al buio, cioè a occhio nudo non riesco a distinguere niente ormai. Ragazzi, che altro dirvi anche questa breve impressione pratica sul campo. Se avete la possibilità e amate ancora osservare quei binocoli molto luminosi, penso che l'8x56 sia attualmente uno dei migliori binocoli con prismi a tetto per uso naturalistico presenti sul mercato. Vi lascio adesso ai miei pregi e difetti e alle impressioni in sintesi. Ciao ragazzi! Vediamo adesso in sintesi di citare i pregi e difetti. Tra i pregi spicca senz'altro la qualità ottica eccezionale, poi direi immagini nitide, contrastate e colori naturali. Il campo di vista comunque è ampio, il centro del campo è impeccabilmente nitido e i prismi Abbe e Koenig garantiscono una luminosità ottimale, soprattutto all'alba e al tramonto. La costruzione poi, ragazzi, è solida, completamente impermeabilizzato e la meccanica è precisa e fluida. Ottimo inoltre anche il contenimento della luce diffusa, soprattutto in proporzione al suo formato, quindi lo giudico comunque ottimale anche per le osservazioni in controluce con sorgenti luminose vicino all'asse ottico. In sintesi è un binocolo ideale per chi pratica anche birdwatching, magari per le osservazioni crepuscolari o nel fitto dei canneti, osservazione venatoria e quella naturalistica anche professionali. Tra i difetti, come vi ho anticipato, segnalo il peso e l'ingombro, perché non è uno strumento da escursioni molto lunghe, poi dipende dalla vostra prestanza fisica, diciamo così, e ha una nitidezza al bordo che è leggermente inferiore all'eccellente resa centrale. Non è ovviamente il modello più adatto per uso astronomico puro, dove potrebbe essere preferibile secondo me il 10x56 o ancora meglio l'SLC 15x56 però montato sul treppiede. Poi ovviamente il prezzo è alto ma è coerente con la qualità Swarovski e con le prestazioni offerte. In sintesi, lo Swarovski SLC 8x56 si conferma ancora oggi come uno dei riferimenti assoluti tra i binocoli con prismi a tetto, dedicati principalmente all'uso naturalistico, soprattutto in questo formato. La combinazione di luminosità, comfort visivo, solidità costruttiva e resa cromatica lo rendono uno strumento davvero polivalente. È perfetto
per spaziare dal birdwatching, diciamo crepuscolare, all'osservazione e l'attività venatoria, ma anche semplicemente per chi ama contemplare il paesaggio e la natura con la massima qualità di immagine. Insomma ragazzi, è uno di quei binocoli che trasmette veramente la sensazione di poter andare ovunque e vedere tutto con una resa ottica che solo i migliori prodotti sanno offrire. Vi ripeto il prezzo aggiornato nel mese di novembre del 2025 è di 2.490 euro, come indicato da Marco Lucchini, che ringrazio per avermi fornito l'esemplare oggetto di questo test. Ricordo inoltre di andare a visitare il negozio di Marco perché è veramente incredibile, è colmo di strumenti e potrete senz'altro testare sul campo anche l'SLC 8x56. Il negozio di Marco si trova a Domodossola e vi lascio i riferimenti qui sotto e in descrizione. Un ringraziamento speciale va poi a tutti voi che mi seguite quotidianamente su questo canale, su binomania.it, su termicinotturni.it e su tutti i social associati. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al gruppo Facebook Tutto, ma proprio tutto sui binocoli, e anche al mitico forum di Binomania attivo dal 2010. Inoltre, se siete appassionati anche di natura e di fotografia, vorrei ricordarvi l'apertura del mio nuovo sito, si chiama landscapephotography.it, dove troverete sempre più guide e riferimenti sulla fotografia naturalistica, e a breve organizzerò anche dei corsi, magari in collaborazione con l'Osipo di Varese, dedicati al digiscoping, quindi ci sarà modo anche di provare il sistema Swarovski. Se ancora non l'avete fatto, inoltre vi consiglio di attivare la campanella e iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati sul mondo degli strumenti ottici e digitali. Un caro saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni, alla prossima recensione e buone osservazioni a tutti. Ciao ragazzi!